Buongiorno e bentornata o bentornato sull'Italiano per tutti Step by Step con Roberto per la seconda lezione di questo corso di lingua che ho preparato per te. Oggi vedremo insieme cosa sono le sillabe. Ti ricordo che questa lezione, come tutte quelle del ciclo di formazione L'Italiano per tutti Step by Step, è sottotitolata e i sottotitoli sono disponibili in tutte le lingue del mondo. Puoi scegliere la tua nel menu YouTube. Sai come si legge questa parola? Se non lo sai, non ti preoccupare, è normale. Non ho scelto questa parola a caso, ma proprio perché rappresenta un vero problema, un rompicapo per tutti i miei studenti quando iniziano a studiare la lingua italiana. In questa e nelle prossime lezioni ti insegnerò passo dopo passo, step by step, come pronunciare correttamente questa e tutte le parole che oggi ti sembrano impossibili da pronunciare della lingua italiana. Per scrivere le parole della lingua italiana è necessario conoscere l'alfabeto, ma per leggerle, per pronunciarle correttamente, è necessario conoscere i suoni caratteristici della lingua italiana e combinarli insieme secondo una serie di regole che prende il nome di fonologia. Le parole, in fin dei conti, non sono altro che combinazioni di suoni. La buona notizia è che nella lingua italiana abbiamo solo 26 suoni caratteristici. Hai sentito bene? Solamente 26 suoni, non uno di più. E se tu hai seguito la prima lezione e hai ripetuto, ti sei esercitato a ripetere come ti ho chiesto le lettere dell'alfabeto italiano, allora hai già imparato praticamente senza sforzo 20 di questi 26 suoni. Non ti resta che imparare altri 6 suoni e ti prometto che non avrai alcun problema a scrivere e a pronunciare correttamente tutte le parole della mia lingua. A differenza di lingue come l'inglese, la lingua italiana presenta una buona corrispondenza tra lettere e suoni. Ogni lettera è infatti la rappresentazione grafica di un suono. Ho detto buona corrispondenza, non ottima, non perfetta corrispondenza. Infatti, come tu ben sai, l'alfabeto italiano contiene 21 lettere, ma i suoni caratteristici della lingua italiana sono 26. I conti non tornano. 21 lettere, 26 suoni. Questo perché una lettera dell'alfabeto italiano è muta, quindi non possiede alcun suono. Altre lettere delle consonanti hanno due suoni e altri suoni sono formati da combinazioni di lettere. Li vedremo passo a passo. Ma la stragrande maggioranza delle lettere dell'alfabeto italiano possiede un suono e sempre quel suono. Questo suono, cioè, non cambia qualunque sia il suono e quindi la lettera che lo precede o lo segue in una parola. Oggi ci concentriamo su queste lettere, cioè le lettere dal suono invariabile, che hanno sempre lo stesso suono. Iniziamo dalle vocali. Anche se c'è chi distingue tra vocali col suono aperto e vocali con il suono chiuso, per semplificare possiamo dire che le vocali si pronunciano, le 5 vocali, si pronunciano sempre nella stessa maniera, sempre nello stesso modo, hanno un unico suono. La A si pronuncerà sempre A, aprendo bene la bocca. La E si pronuncerà sempre E. La I sempre I, con la bocca ben aperta. La O ha sempre e solo il suono O. La U si pronuncia, si legge sempre U. Ognuna delle vocali rappresenta una sillaba, cioè un suono che si pronuncia con una sola emissione di voce. E passiamo adesso alle consonanti. In ordine alfabetico la prima è la B.
Se uniamo le consonanti alle vocali, otteniamo un suono complesso che rappresenta anche lui una sillaba. Per esempio, prendiamo la lettera B, il suo nome è B, il suo suono è B. Prendiamo la lettera B e la uniamo alla lettera A. Formiamo una sillaba. Come si legge questa sillaba? È semplicissimo. È sufficiente leggere i due suoni, il suono della prima e il suono della seconda lettera, uno dopo l'altro nell'ordine da sinistra verso destra. La sillaba formata da B più A si legge quindi B più A, B, A, ba. La sillaba formata dalla B e dalla E si legge invece B, E, quindi be. B più I si legge B, B più O si legge evidentemente bo, e B più U si legge bu, esattamente. Continuiamo a scorrere l'alfabeto, A, B, C. Per il momento tralasciamo la C perché è una di quelle consonanti che hanno un doppio suono. Dedicherò a queste consonanti una o due lezioni apposite. Qual è la consonante che segue nell'alfabeto la C? È la D. A, B, C, D. La D ha il suono D. Questo suono non cambia qualunque sia la vocale che lo segue. D più A formano una sillaba che si legge D, A, da. D più E formano una sillaba che si legge D, E, de. D più I si legge D, I, di. D più O si legge do. E D più U si leggerà du. Molto bene. Dopo la D abbiamo la lettera E, che è una vocale. Il suo suono, te lo ricordo, è sempre E. In seguito abbiamo la F. Il suono di questa consonante è sempre e solo F. F. Quindi se alla F uniamo una vocale, iniziamo con la A, otteniamo una sillaba che si legge F, A, fa. F più E si legge F, E, fe. F più I si legge F, I, fi. F più O si legge evidentemente fo. F più U si legge fu. Hai capito tutto. Dopo la F nell'alfabeto abbiamo la G. Anche questa lettera, come la C, è una lettera che può avere due suoni, quindi non ne parleremo oggi. Dopo la G abbiamo la lettera H. Molto bene. La H è una lettera muta, quindi non ha un suono. Prende il suono della vocale che la segue. In italiano possiamo trovare questa lettera all'inizio di una sillaba esclusivamente seguita dalla lettera A o dalla lettera O. H più A si legge A e H più O si leggerà O. Dopo la H abbiamo la I che, come tutte le vocali, ha sempre lo stesso suono, il suo è I. Dopo la I abbiamo la lettera L. La lettera si chiama L ed il suo suono è L. Se uniamo il suono L alla vocale A, otteniamo la sillaba che si legge la. Unendo L a E, otteniamo una sillaba che pronunciamo le.
L più I si legge li, L più O si legge lo, e per finire L più U si legge lu. Ripeti insieme a me queste sillabe. Ba, be, bi, bo, bu, da, de, di, do, du. Fa, fe, fi, fo, fu, a, o, la, le, li, lo, lu. In questo modo, unendo consonanti e vocali, possiamo formare le sillabe e unendo tra di loro le sillabe, attraverso l'unione delle sillabe, possiamo formare le parole. Le parole non sono altro che unioni di sillabe. Possiamo usare sillabe di una lettera, ti ricordo che ogni vocale rappresenta già una sillaba, o sillabe di due lettere. Per oggi ci fermiamo qua, vedremo che possiamo formare sillabe anche con più di due lettere, 3 e anche 4. Con le sillabe possiamo formare parole di una, 2, 3 o più sillabe. Prendiamo la sillaba A e la sillaba la e formiamo la parola ala. Se prendiamo la sillaba fe e la sillaba de, formiamo la parola fede. Prendiamo la sillaba A, la sillaba B e la sillaba le e formiamo la parola abile. Se uniamo le sillabe fe, de e le, otteniamo invece la parola fedele. E tu, quali e quante parole italiane conosci e riesci a formare usando queste sillabe che ho scritto nella lavagna? Divertiti a giocare con le sillabe come con dei mattoni e scrivi tra i commenti e il risultato, le parole che riesci a creare. Vedremo così chi tra di voi riesce a creare più parole e chi magari riesce a creare la parola più lunga. Non dimenticare, se questa lezione ti è piaciuta, di mettere un like e di iscriverti al canale. È un modo per sostenere il progetto L'Italiano per Tutti Step by Step. E ti ringrazio. Per oggi è tutto, ci vediamo come al solito tra una settimana, cioè tra 7 giorni, per la terza lezione. Continueremo a parlare di sillabe e ci concentreremo ancora sulle consonanti che hanno un suono invariabile. Ti auguro una splendida giornata. Alla prossima!